Tum, tum, tum. Se devo rubare questi. Queste due sono due bombarde da trincea, utilizzate Questi per, due sì, più piccoli. utilizzate per sparare dentro le trincee del nemico. Mhm. Quindi sono probabilmente pezzi d'artiglieria della prima guerra mondiale. Quello invece è un Nobice, Questo più grande. sì, credo, non so se 122 o 152 millimetri. Mhm. Quell'altro invece è un Quell'altro. cannone. Ah, dietro Sì. questo qui. La differenza tra Obice e cannone è il tipo di tiro che fa. Uno fa un tiro più arcuato che viene utilizzato per superare le colline, le dune, ed è l'Obice. Mhm. Ha un proiettile normalmente più grande, ma arriva con, quindi ha una carica interna di esplosivo più alta Mhm. e fa più danno a un certo tipo di... Quale? Questo Questo primo o qui, che è più quello, lontano? quello grande, Più danno è questo sì. più grande. L'altro invece ha un Mhm. tiro più teso, Mhm. con una velocità di uscita maggiore dalla canna, Mhm. ed è utilizzato spesso per bucare i carri armati. Ah, ok. Mhm. Mi ricordo questo un po'. Hanno messo, Mhm. scrivendo, sbagliato ovviamente, fucile ad avancarica. Il fucile, per essere chiamato tale, deve avere la canna rigata. Quelli erano armi liscia, quelli erano moschetti. Mm. Hanno Questi invece sono tutti fucili fucili. o carabine. E questo? Quella è una mitragliatrice, una Breda 38. Quella è una Breda 37. Quasi quasi so dove mandarli. Questi adesso non funzionano Questi molto. sono MAB, probabilmente erano i migliori fucili, questi qui, i migliori fucili della guerra, fucili automatici della guerra, mitragliatori della guerra, solo che erano difficili da costruire e ne hanno fatti pochissimi perché erano costosi, molto costosi. Qui ci sono un po' di Questi pistole sono mitragliatrici. piccolini. Mhm. Queste sono un po' di pistole mitragliatrici di produzione bellica italiana, quindi poco buona. Questi sono i fucili tedeschi, sono i Mauser tedeschi. Questa è la MG42, sono due MG42, sono l'arma migliore di tutta la guerra probabilmente. E questa invece sai che cos'è? Eh? Dimmi. Questi qui sotto? No? PPSH, PPSH, modello 41, o delle forze russe. Io preferisco questo. Questa è una mitragliatrice, probabilmente una calibro 30, raffreddata d'acqua. Qui ci passava il liquido di raffreddamento ed era un catafalco. Se pensi che questa qui è una calibro 7,62, quindi più o meno il calibro Allora, uguale, quella è meglio? 7,92 anzi questa, raffreddata d'aria con un meccanismo per poter cambiare la canna in caso di surriscaldamento in meno di 8 secondi. Tedesche. Questi sono fucili Tokarev, sempre russi. Il Mosin Nagant c'è? No, ci sono quelli francesi.
e un po' di pistole. La Colt 31, quella degli ufficiali americani, la Tokarev della russa. Sono 3 pistole, 2 Tokarev e una CZ. Questi sono i vari modelli Beretta. Ok. Questi sono sempre fucili Mauser. Questo è un MG34. È il modello precedente a quello. Hanno continuato quello l'hanno fatto nel 1934, quello nel 1942. Hanno continuato a fare questo perché avendo la sezione rotonda poteva continuare a essere utilizzata all'interno dei carri armati, mentre quella quadrata no. Queste sono, ce ne sono alcune italiane e poi ce ne sono alcune tedesche. Questa è l'MP40 classica tedesca, Schmeisser, come queste qui 3. Sì. Questa è un'MP44, fatta nel 1944, prodotta in pochissimi esemplari ed è esteticamente molto simile al Kalashnikov. Presente? Questo è uno Sten, il Sten classico, quello il secondo dall'alto, no? Anche Dall'alto o dal basso? dal basso, il secondo dal basso è lo Sten classico. Sono tutti e 4 Sten queste qui, però quello classico è questo qui, delle forze paracadutate. E quello, quel grande? Questi qui sono Bren, sempre inglesi. E questo invece è un fucile da fortezza, probabilmente nel 600. Qui abbiamo anche un po' più di pistole. Questa è una mitragliatrice Browning. Aspetta, questa qui? Sì, un punto 30. Forse un 5, no, una 30. No, questi ci sono 3 carabine M12 e un Garand M1A. Garand, che erano dei americani. Questi sono americani. Questi sono usati soprattutto da ufficiali, sottufficiali, quelli sopra, come arma di precisione, diciamo così, non proprio da cecchino, ma comunque da arma di precisione. Questa invece è in dotazione a tutta la fanteria. Questi sono invece pistole mitragliatrici M3, dette anche grease gun, perché sembrano le pistole per ingrassare, queste due. Queste invece sono i Thompson, che sono i classici mitragliatori dal film The Gangster, presente? Che hanno... Sì. Poi andiamo a vedere, ci siamo saltati 2 tavoli di pistole. Ah, sì. Non faccio un giro così perché sennò non leggiamo. Sono dei revolver, questi sono tutti revolver, tutte revolver tranne quelle 2 lì. Tranne quali? Queste 2 che sono monocolpo. Ah, ok. Oh, questo mi piace, piccolino, lo prenderei io. Oh, questo è piccolino che non ho visto all'inizio. Quello piccolo. Questo io voglio. Me lo fai? E quella è una pistola lancialazzi. Ce ne sono tanti tipi. Quella è una pistola, un revolver italiano.
E poi questi invece sono più vicini a quelli dei modelli del West, diciamo, quella Colt Passmaker, che è una delle più famose. Questa è una Billy Wesson che probabilmente non esiste più, e questo è un altro revolver qualsivoglia. Il primo a inventare il revolver è stato Samuel Colt, che ne fece diversi tipi, e il più famoso è la Peacemaker. Questa è una Walther P38. No, questa è una, scusami, è una Mauser, questa è una Walther P38, un'altra P38. Questa è una Luger Parabellum che costa anche queste qui sono pistole che costano animi mortacci su loro, che ogni collezionista vorrebbe. Tutti e 3 o 2? Queste due qui sono classiche, Questo questa e è quella. quello. Sono le Luger, ogni collezionista vorrebbe una Luger. Poi ci sono tante Steyr che sono marche. Steyr è una casa produttrice d'armi austriaca, ma durante la guerra produceva per l'esercito tedesco. Quasi tutte Steyr, vedi? Allora, la differenza? Tra questi 4 fucili e praticamente tutti gli altri fucili che non siano pistole mitragliatrici. Ok. Qui infilavi un caricatore, quello basso, Quello basso, sì. o infilavi un pacchetto di munizioni dall'alto qui nel Garand, questo ultimo, e sparavi 8 colpi così, tum 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 tum. Questi qui invece dovevi caricare 5, 6, 8 colpi a seconda del modello del fucile e fare tum tum tum. Ok. Allora quello mi piace di più facile, perché devo far fatica. Quasi tutti così, vedi? Hanno un pomello per l'armamento del... Così come questi. Quasi tutti. Quasi tutti, tranne questi 4. Ok, questi 4. Se devo rubare questi 4. Sono un po' vecchi. Solo che io non li riconosco. Ecco, quello migliore da rubare probabilmente è uno di questi. Ah, ok. Sono 3 diversi tipi di fucili, i primi tipi di fucili d'assalto, in varie 3 versioni proposte, non sono andate tutte a buon fine. Questo sì, l'MP44 è andato a buon fine, tant'è vero Non che... da rubare, dobbiamo dire da comprare, perché poi mi arrestano. Tant'è vero che almeno esteticamente, perché poi meccanicamente è una cosa diversa, ma almeno esteticamente il Kalashnikov è uguale. Poi funziona su principi diversi, quindi il recupero del gas per l'automatismo di sparo è diverso.